Ma ciao amici, benvenuti nel canale. Oggi torniamo a parlare di dashcam e lo facciamo con il nuovo modello della 70 mai denominato 4KT800. Eccoci qua. Allora, le novità di questa nuova dashcam della 70 mai quali sono? Sicuramente la più interessante è che ha la possibilità di registrare filmati dalla telecamera anteriore e posteriore in 4K. Credo che sia l'unica dashcam al mondo attualmente che può fare questo tipo di registrazione. In più ha il terzo canale che va a riprendere internamente il nostro abitacolo, quindi siamo coperti a 360 gradi. 4K, 4K, 1080p. Il sensore Sony Starvis 2-3 di questa nuova dashcam garantisce riprese cristalline anche durante le ore notturne. Ovviamente è tutto da testare. La modalità Lumi Vision di questa 70 mai garantisce riprese dettagliate anche di notte durante il monitoraggio di parcheggio. Anche su questa T800 abbiamo gli avvisi ADAS avanzati che troviamo un po' su tutte le 70 mai. Abbiamo l'applicazione 70 mai dove possiamo pilotare la telecamera da remoto e ricevere gli avvisi in tempo reale di quello che sta succedendo intorno alla nostra autovettura. Installando il famoso battery pack, questa batteria tampone da 7500 mAh, possiamo sfruttare il monitoraggio di parcheggio di questa T800 nell'arco delle 24 ore, perché la durata della batteria è questa. Ovviamente se utilizziamo la nostra autovettura normalmente ogni giorno, sicuramente manterremo carica questa batteria tampone, ma se utilizziamo la nostra autovettura un giorno sì e 2 giorni no, ovviamente rimane parcheggiata e dopo le 24 ore la batteria tampone si scarica, quindi verrà a mancare il monitoraggio di parcheggio. Ragazzi, è normale sta cosa, la batteria tampone si carica se utilizziamo l'autovettura. Wi-Fi da 5 GHz e controllo vocale, GPS integrato, va a tracciare i percorsi che facciamo con la nostra autovettura e può sicuramente tornare utile per contestare un'eventuale multa o sinistro. Facciamo le corna. Su questa T800 è presente un display da 3 pollici dove possiamo andare ad impostare i parametri della dashcam, vedere le riprese già effettuate o andare a vedere quello che sta riprendendo in tempo reale. Ed in ultimo, questa T800 utilizza un super condensatore al posto della classica batteria. Costo di questa T800 compreso una micro SD da 512 GB e non è poco, non è poco. Siamo intorno ai 400 euro tramite coupon sconto che trovate direttamente su Amazon. La Madonna! L'acquisto di una dashcam dipende soprattutto dalle vostre esigenze, quindi dall'utilizzo che ne dovete fare. Detto questo, vi ricordo che come al solito qua sotto nella descrizione del video trovate tutti i link di riferimento del prodotto per chi vorrà acquistarlo e speriamo di avere un codice sconto supplementare per portare a casa questa dashcam a un prezzo un po' più umano. Questo è il contenuto della T800. Vediamo rapidamente cosa troviamo al suo interno. Attacco della dashcam con biadesivo, leva in plastica, micro SD da 512 GB, 2 biadesivi di ricambio per la dashcam anteriore e posteriore, 4 pellicole antistatiche, 2 per la telecamera anteriore e 2 per la telecamera posteriore, un cavo gigante che serve per collegare la telecamera posteriore che registra in 4K, cavetto di accensione normale, adattatore per accendisigari con doppia USB, libretto di istruzioni con lingua anche in italiano, il filtro CPL che serve per andare a rimuovere i riflessi della luce, modulo 4G, telecamera posteriore. Vedete che bella papagna, è regolabile in quanto si collega con il biadesivo. Ed infine abbiamo la nostra T800, display da 3 pollici, pulsanteria fisica, terzo modulo che si regola solo in questa posizione, non fa il giro completo. Abbiamo il microfono,
altoparlante, pulsante di accensione e multifunzione sicuramente, slot per la micro SD fornita di serie, attacco da parabrezza, telecamera anteriore che si regola, si abbassa e registra in 4K, prese d'aria anteriori e superiori, e abbiamo il doppio slot con USB tipo C per collegare sia la dashcam all'alimentazione che il modulo posteriore. Mi sembra di aver detto tutto. Ora non ci rimane altro che trasferirci fuori e andare a vedere dove posizionare questa dashcam con 3 canali, perché avendo, diciamo, il terzo canale siamo un po' obbligati nella scelta, perché il terzo canale deve riprendere internamente l'abitacolo, quindi non possiamo metterla dietro lo specchietto o posti strani, quindi sicuramente andrà posizionata sotto il tunnel centrale della nostra Nissan Qashqai. Essendo una bella papagnetta, diciamo che sarà molto ma molto visibile. Non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo raga! A questo punto, se avevate già installato una dashcam della 70 mai, dovete dissociare la stessa e andare a associare la nuova, quindi la T800. Per farlo dobbiamo cliccare su più. Vedete che ha trovato la T800, clicchiamo e qui dobbiamo confermare sulla dashcam. Eccolo qui col pulsantino. A posto. Vedete che adesso c'è la spunta verde, connessione all'hotspot. Eccola qui, siamo dentro l'applicazione. Modulo 4G, luce verde fissa, quindi funzionante perfettamente. Se dovesse avere la luce verde lampeggiante, dovete andare nelle impostazioni ed associare il modulo 4G a questa nuova dashcam della 70 mai T800 e poi vedrete che funzionerà correttamente. L'auto è spenta, vi faccio vedere che tramite la sorveglianza remota possiamo andare a vedere quello che succede intorno alla nostra auto. Si va a collegare con il modulo 4G e ci dice che ovviamente ogni volta che ci connettiamo va a ciucciare i gigabyte dalla SIM. Allora, questa è la telecamera principale, mi vedete? Vediamo se si vede meglio così, Eccomi, ma ci sono. Eccomi qua giù. Poi abbiamo la telecamera del modulo interno e poi la telecamera posteriore. Eccola qui, quindi vedete abbiamo un quadro completo di quello che succede intorno alla nostra autovettura. Torniamo indietro, poi possiamo scattare una foto o fare un breve filmato. Possiamo entrare nelle impostazioni, da qui possiamo impostare il tutto, la compressione del video, la risoluzione video delle 3 telecamere singolarmente, anteriore, cabina e posteriore, 4K, 1080p e 4K. Poi potete scegliere quella che volete. Registrazione del video, 1, 2, 3 minuti. Telecamera della cabina, possiamo attivare o disattivare il terzo modulo. Qualità dell'immagine, modalità antiappannante della telecamera anteriore, modalità trasparenza e telecamera posteriore. Immagine nell'immagine, quindi possiamo vedere nel display le 3 telecamere contemporaneamente. Velocità filigrana, coordinate filigrana, logo 70 mai, antisfarfallio 50, 55, 60 Hz,
mirroring rotazione. Per quanto riguarda la telecamera posteriore, io l'ho ruotata a 180 perché l'ho installata in una maniera un po' differente, l'ho affiancata e montata al contrario. Durata, da qui possiamo impostare la durata del monitoraggio di parcheggio. Con il battery pack io ho messo illimitato, ma tanto ragazzi difficilmente superiamo le 24 ore. Registrazione in timelapse, possiamo attivare o disattivare questa opzione. Registrazione video, da qui possiamo scegliere se la telecamera anteriore, telecamera più cabina, telecamera posteriore o tutte e tre le telecamere contemporaneamente. Da qui si imposta il voltaggio. Al di sotto di questo impostato io ho messo 12 volt, la telecamera si spegne, quindi diciamo che il modulo 4G viene disattivato. Video di emergenza, quindi il sensore 4G possiamo impostare da ultra basso, basso, medio, alto o ultra alto. Controllo vocale, questi sono tutti i controlli che possiamo chiedere alla dashcam: scatta una foto, registra video, registra audio, ferma audio, attiva hotspot, disattiva hotspot. Volume altoparlante, si può disattivare o scegliere medio, alto, basso, ultra alto. Tono off on, suoni i tasti, registrazione audio, attivare o disattivare il microfono della dashcam, lingua del sistema, italiano e tutte le altre lingue. Autospegnimento io ho messo mai. In impostazione hotspot e wifi possiamo andare a cambiare ovviamente la password, ora del sistema, formato della data e ora, velocità in chilometri, stato posizionamento è il GPS della dashcam, sincronizzazione dati percorso di guida. Quando attiviamo questa opzione con il wifi va a sincronizzare i dati di guida che facciamo con la nostra autovettura. Rilevamento delle collisioni, quindi il sensore io ho messo ultra alto e ho impostato questa opzione: ritarda di 5 minuti l'urto, perché altrimenti se chiudiamo la portiera lo rileva come un urto. E da qui c'è l'indicatore, si può attivare o disattivare, che sarebbe questo qui, il LED circolare della telecamera. E poi abbiamo il sensore di movimento, questo qui. Attiviamo anche questa opzione. Ok, da qui anche possiamo scegliere la sensibilità da ultra basso fino a ultra alto. Io ho messo alto. Anche qui indicatore sarebbe il LED. A posto. Queste erano le ultime due funzioni che bisognava attivare. Ora, quando spegniamo l'auto, la telecamera si predispone per il monitoraggio di parcheggio. Vi faccio vedere. Quindi spengo. Accesso alla modalità parcheggio guidato. Ora andiamo a testare le potenzialità di questa 70 mai 4K T800. Vediamo cosa sa fare. Prima prova. Sensore di movimento. Vediamo a che altezza scatta, quindi a che altezza fa partire la registrazione di persone che sostano davanti la nostra autovettura. Eccoci qua. Vedete che io lateralmente e posteriormente all'autovettura posso fare qualsiasi cosa, perché non partirà mai la registrazione della dashcam. Perché? Perché il sensore è posizionato nella telecamera principale, quella frontale, quindi se non mi posiziono sosto davanti al sensore non parte mai la registrazione. Ecco, ho risposto a tutti quelli che mi chiedono se queste dashcam sono idonee per riprendere chi ci graffia l'autovettura lateralmente o posteriormente. Purtroppo sono tutte così, ragazzi. Il sensore è posizionato nella telecamera principale, quindi se non parte quel sensore non registra una beata minchia. Purtroppo è così, ragazzi. Vi faccio vedere a che altezza parte il sensore. Quindi a che altezza, sostando davanti alla nostra autovettura, parte la registrazione di tutte e tre le telecamere. Avviso
arrivato regolarmente di persone che sostano davanti alla nostra autovettura. Seconda prova, rilevamento di collisione, quindi vediamo il sensore quanto è sensibile ad un urto. So sempre io. Proviamo. Avviso arrivato regolarmente, il tuo veicolo è stato coinvolto in una collisione. Ultima prova, registrazione in time lapse, mettiamo su on. Ok, modificato con successo. Usciamo. Ora quando spegniamo la nostra autovettura in automatico parte la registrazione in time lapse. Accesso alla modalità parcheggio guidato. Per quanto riguarda la registrazione in time lapse appena eseguita, i filmati vengono salvati esclusivamente nella micro SD, non nel cloud. Quindi andiamo su album e da qui abbiamo tutti i video di emergenza, sorveglianza di parcheggio, fotografie in time lapse. E qui ci sono telecamera anteriore, telecamera della cabina e telecamera posteriore. Allora ascoltate bene quello che vi dico. La dashcam salva nel cloud i filmati per quanto riguarda il monitoraggio di parcheggio, spazio cloud, andiamo a vedere, e qui ci sono i filmati che ha appena registrato. Per quanto riguarda il rilevamento di collisioni siamo a posto perché registra i 3 video delle 3 telecamere, quindi principale internamente all'abitacolo e posteriore, eccolo qui, ok, anteriore, abitacolo, eccolo, e posteriore, eccomi qua. Ok, quindi per quanto riguarda il rilevamento di collisioni siamo a posto, troviamo tutti e 3 filmati nel cloud. Per quanto riguarda invece il rilevamento di persone, salva solo ed esclusivamente il filmato della telecamera principale, eccolo qui, e questo mi sembra una cosa non da poco. Passo e chiudo. Il filtro CPL, ruotandolo si può trovare la combinazione più idonea per togliere i riflessi del parabrezza, quindi è inserito, ruotandolo dovrebbe in qualche modo migliorare il risultato. Disattivare, attivare il microfono, telecamera cabina spenta o riattivare la cabina. Da qui abbiamo la possibilità di vedere tutte e 3 le telecamere nel display e da qui andiamo nelle impostazioni generali, impostazioni video, impostazioni di sistema, troviamo tutto, possiamo vedere i video che ha registrato, impostazioni di sistema, da qui impostazioni suono, modalità, insomma si fa anche tutto direttamente dalla dashcam. Uno, due, tre, prova, 1, 2, 3, prova. Registrazione audio e video con la nuova dashcam 70 mai modello 4K T800.
espressione non è sicuramente una delle più felici, perché mi aspettavo un qualcosa di più da questo nuovo prodotto della 70 mai. Sì, è vero che hanno introdotto la registrazione in 4K per la telecamera posteriore. Diciamo che le telecamere con 3 moduli sono già anni che esistono, ok? Quindi voglio dire, non hanno inventato nulla di nuovo. C'è il fatto che adesso può registrare in 4K anche la telecamera posteriore e sicuramente il livello del video è migliorato, quindi ci sono molti più particolari che vengono catturati anche durante le ore notturne. Il modulo interno, anche se registra in 1080p, diciamo che se la cava egregiamente anche di notte a infrarossi, quindi nulla da dire su questo aspetto. Adesso veniamo al bello. Nella modalità di rilevamento di movimento, quando le persone sossano davanti alla nostra autovettura, parte la registrazione, però all'interno del cloud viene salvato solo il video della telecamera frontale. Quindi non c'è né quello della telecamera interna e né quello della telecamera posteriore. Se qualcuno ci danneggia la macchina o comunque fa scattare la registrazione e poi va lateralmente o posteriormente alla nostra autovettura e continua la sua opera d'arte, non vedremo mai la persona che ha danneggiato la nostra autovettura, o nel caso ancora peggiore, se ci fottono la telecamera o la macchina, ragazzi, noi avremo solo la ripresa della telecamera frontale che va a riprendere, diciamo, il motore della nostra autovettura e ci facciamo una beata minchia. Andiamo bene. E questa cosa mi sembra abbastanza preoccupante. Quindi 70 mai cerchiamo di risolvere in breve questo tipo di problema, presente anche sulla Omni 4K. Ultima cosa, e poi giuro mi taccio, è per quanto riguarda il costo di questa T800, circa 400 euro su Amazon. Ma che mi stai, coglione? Prima di acquistare un prodotto simile dovete necessariamente capire le vostre esigenze, dovete capire cosa state cercando da una dashcam. Spero di essere stato chiaro. Detto questo, se il video vi è tornato utile vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace come sempre, grazie di cuore, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ma soprattutto lasciate un commento qua sotto su cosa ne pensate di questo nuovo prodotto della 70 mai. Dubbi, perplessità, incertezze, suggerimenti, insomma lasciate tutto qua sotto nei commenti. Noi ci si vede in una delle prossime recensioni. Un bacione a Francesco, ciao belli, state bene, alla prossima.